adesso facciamo un piccolo buongiorno a tutti banditi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di una cosa molto ostica, molto particolare e che fa male al cuore e soprattutto al mio conto in banca. Quindi resta incollato al video. Vi siete mai chiesti quanto costa veramente affrontare un'intera stagione con il Super Motard? Quanto costa fare la licenza, la visita medica? Quanto costa la benzina, gli pneumatici? Beh, oggi vi svelerò la cifra esatta fino all'ultimo centesimo di quanto ho speso per la stagione 2025. Preparatevi perché la lista è lunga e le spese sono salatissime, veramente una cosa esagerata. Partiremo con l'elencare tutti i costi fissi, ovvero partiremo dal costo della licenza fino ad arrivare al cuore pulsante delle spese. Se state pensando di entrare nel mondo del motard e siete semplicemente curiosi di sapere dove finiscono i miei soldi, questo è il video che fa per voi, ma subito dopo la breve sigla. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel like, mi raccomando, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video e magari lascia qui sotto un bel commento per dirmi cosa ne pensi delle spese che ho avuto durante tutto l'anno motoristico 2025. In questo video volevo portarvi sul canale tutte le spese che ho dovuto sostenere per svolgere il trofeo italiano Supermoto, trofeo che sono anche riuscito a vincere. Se non avete visto tutte le gare del trofeo, potete andarle a vedere sul mio canale. Le gare a cui ho disputato sono state 6, più una gara del trofeo Nord-Est che ho disputato a Jesolo, alla pista azzurra. Tutte, come vi dicevo prima, tutte le gare, se vuoi andarle a vedere, sono riportate tutte sul mio canale YouTube. Partiamo con le prime spese che solitamente avvengono a inizio dell'anno, in questo caso nel gennaio 2025, spese che riguardano visita medica, iscrizione ad un motoclub e licenza agonistica. Vi ricordo che senza una licenza agonistica non si può partecipare o a un trofeo o ad un campionato e non si può nemmeno partecipare, ovvero girare in un tracciato, fare delle prove libere, né con il motard né tantomeno con la moto a cross, perché la licenza vi viene assolutamente richiesta al momento dell'iscrizione. Quindi c'è poco da fare, quella bisogna farla e pagarla e non costa nemmeno poco, come vedrete tra pochissimo. Volevo fare anche una piccola precisazione prima di iniziare. Praticamente io ho tenuto conto soltanto dei costi giornalieri di ogni weekend delle gare a cui ho disputato e non ho tenuto conto della moto in sé stessa, ovvero non ho tenuto conto della manutenzione, di vari tagliandi, eccetera eccetera eccetera. Ho solo tenuto conto di 2 treni di gomme che sono quelli che praticamente bastano per svolgere l'intero trofeo. Io ho usato un treno che era a metà vita e poi nella gara di Jesolo avevo comprato un treno nuovo che mi sono bastati avanzati. Poi è anche vero che, come avrete visto dai video scorsi, ho usato anche le Rain, quindi facciamo conto dai che 2 treni di gomme per un trofeo disputato ai miei livelli e con le mie capacità possono bastare ad avanzare. Quindi, bando alle ciance, iniziamo con la prima spesa. Allora, prima spesa che ho elencata qui sul mio PC, visita medica. Il costo della visita medica 70 euro. Successivamente con la visita medica ho effettuato l'iscrizione a motoclub. Iscrizione a motoclub 40 euro più tessera member FMI altri 40 euro, quindi siamo a 80 euro. Dopo essermi iscritto col motoclub
si paga la licenza agonistica del costo pari a 200 euro. Quindi possiamo tranquillamente dire che a gennaio, ancora prima di mettere il culetto sulla sella della moto, abbiamo già speso 350 euro. Ebbene sì, che dopo aver speso 350 euro mi sono iscritto al trofeo italiano Supermoto Quad, ovvero TISCU. Iscrizione che comprendeva appunto una tessera e una gara gratis del costo di 160 euro. Quindi a febbraio-marzo, ora non mi ricordo ben di preciso, ho speso altri 160 euro e quindi sommiamo il totale delle spese iniziali a 510 euro. Senza, come dicevo prima, mettere ancora il tuo bel culetto sulla moto. Ebbene, arriviamo a marzo e finalmente possiamo mettere il nostro bel culetto sulla moto e iniziare a dare un po' di gas. Allora, io ho tenuto conto di questi fattori. Io vi porterò l'esempio della prima gara svoltasi a Lissone e poi ho tenuto conto di tutti questi fattori che adesso vi sto per elencare per ogni singola gara e ho fatto un totale dei totali che ora vi riporterò. Allora, i fattori di cui ho tenuto conto sono costo per l'iscrizione alle gare, il costo dei caselli autostradali, e questi sono stati una mazzata, soprattutto per me, per tutti quelli che abitano nelle zone limitrofe qua da noi. Abbiamo tutto distante da tutto, quindi apriti cielo, come si suol dire. Gasolio, di conseguenza ai chilometri e ai caselli autostradali c'è il gasolio del mio furgone. La benzina della moto, questa devo dire che ho fatto circa, non ho potuto fare una stima esatta, comunque ho tenuto conto di una tanica da 20 litri per 2 gare, che bene o male ho visto che ci siamo. Le spese per mangiare ed eventuali extra, caffettino, la birretta, tutto ciò che ci sta attorno, e vitto alloggio. Vitto alloggio che fortunatamente, diciamo, ho risparmiato moltissimo dormendo sempre, come avete visto nelle varie gare, ho sempre dormito in Willy, quindi lì per fortuna ho potuto risparmiare qualcosina. Quindi siamo a Lissone, Monza Brianza, e adesso vediamo che cosa succede con il mio conto in banca. Allora, fortunatamente nell'iscrizione del TISCU pagata 160 euro c'era la prima gara gratis, l'iscrizione della prima gara gratis. Quindi iscrizione gara pari a 0 euro, spesa 0 euro. Caselli autostradali, casello autostradale andata e ritorno 46,20 euro. Come ho fatto poi per calcolare il gasolio? Per calcolare il gasolio ho fatto il totale dei chilometri da casa mia al punto del circuito, al punto dove giravamo il weekend, ho diviso per 14 km con litro è la media di consumo di Willy, e l'ho moltiplicato per 1,6 il costo al litro del gasolio. Mi sono tenuto all'1,6, che può, come sapete, tutto ciò può anche variare. Fatto sta che all'andata e ritorno per andare fino a Lissone il mio furgone si è ciucciato ben 77 euro di gasolio. Benzina della moto, ho tenuto conto come riferimento che sono dovuto partire con una tanica da 20 litri di 100 ottani. La 100 ottani costa 2 euro al litro. What? Yes! 20 litri in una tanica sono diventati 40 euro. Poi ci sono le spese per il mangiare più gli extra. Allora, anche lì ho tenuto conto di una cifra fittizia pari per tutte le uscite nel weekend, ovvero ho tenuto conto di una quindicina d'euro per la sera, una pizzetta con la birra,
Poi ho tenuto conto di, un attimo che guardo, il mangiare a pranzo della domenica, magari un pranzo convenzionato, un panino, altri 10 euro, e qualche spesa extra, gara, una birretta, un caffè, facciamo altri 15 euro, quindi ho tenuto conto di una quarantina d'euro per gara per quanto riguarda mangiare e spese extra. Vitto alloggio, in questo caso avevo dormito in Willy, quindi 0 euro. Fatto sta che per la gara di Lissone ho speso in totale 203,20 euro. E veniamo alla seconda tappa, ovvero quella di Piadena Drizzona. Piadena Drizzona, iscrizione gara, si paga 80 euro. Caselli autostradali 28,40 euro, gasolio 61 euro di gasolio, benzina della moto, questa volta avevo quella della gara precedente, quindi 0 euro, spese per mangiare extra 40 euro, totale della giornata 209,40 euro. Meldola, terza tappa, abbastanza distante e abbastanza costosetta, devo dire la sincera verità. Iscrizione gara 80 euro, caselli autostradali 33,50 euro, gasolio 75 euro, benzina alla moto 40 euro, spese per mangiare extra 40 euro, vitto alloggio, dormito nel furgone. Totale della weekend giornata di gara 268,50 euro. Arriviamo alla gara di Roccafranca in notturna. Questa gara c'era anche la mia ragazza, quindi chiaramente le spese sono un po' lievitate. Allora, iscrizione gara sempre 80 euro, caselli autostradali 42,80 euro e fin qua. Gasolio 64 euro, sempre BEF come benzina a moto 0 euro, spese per mangiare extra, qui per forza anche la mia ragazza deve mangiare, ho messo un 120 euro perché eravamo arrivati giù la sera, avevamo mangiato la sera prima della gara, la notte e bla 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 bla. Vitto alloggio, ho dovuto dormire in un albergo, hotel, 80 euro. Costo totale della giornata, come potete ben vedere, già aumentando di una persona, 386,80 euro. Altra gara a Roccafranca. Iscrizione gara 80 euro, caselli autostradali questa volta 55,50 euro perché eravamo usciti un po' prima, gasolio 64 euro, benzina stavolta dovevo riempire la tanica, se no dovevo spingere la moto 40 euro, spese per mangiare extra 40 euro, totale della spesa 279,50 euro. Ok, un'altra gara a Piadena. Sempre il solito discorso, 209 euro, e arriviamo alla gara del Triveneto di Jesolo, dove eravamo andati in giù tutta la famiglia al completo, mancava solo Giada, e lì le spese sono aumentate tantissimo, ovvero iscrizione della gara 110 euro senza aver girato il sabato perché altrimenti erano cash in più. Caselli autostradali stavolta ci andava di culo perché è la pista più vicina, 2 ore di strada circa, 11,80 euro, anche se l'autostrada è uno sputo di autostrada e devo pagare 12 euro per uno sputo di autostrada. Gasolio 32 euro, bazzecole, benzina a moto 40 euro, spese per mangiare extra, qui non mi ricordo quanto ho speso, ma Jesolo sicuramente non è economica, quindi ho messo 150 euro, anche se secondo me abbiamo speso di più. Vitto alloggio 120 euro, perché chiaramente non potevo dormire con tutta la famiglia in Willy. Totale spesa della giornata, alla fine sabato notte e domenica, 463,80 euro. In più avevo comprato anche un treno di gomme pagato 380 euro, quindi fatevi voi i conti. Quindi, tirando le somme, ho avuto spese per iscrizione a gare 510 euro, caselli autostradali 246,60 euro, gasolio del furgone 434 euro, benzina della moto 160 euro, spese per mangiare ed extra 470 euro, vitto alloggio
200 euro. Sommando tutto ciò, soltanto, e dico soltanto per le gare e non per gli allenamenti, perché poi ho fatto qualche uscita anche per allenamenti, che magari se volete a proposito, potrei farvi un video aggiungendo anche i costi degli allenamenti fatti e il costo dei tagliandi della moto, così vediamo effettivamente quanto veramente ho speso durante tutto il 2025. Comunque solo per le gare ho speso 2020,60 euro. Ho fatto una media, praticamente a gara si spende una media di 289 euro. Quindi, cari banditi, 2020,60 euro più 760 euro di pneumatici più i 510 euro di licenze, iscrizioni, balle varie, io solo per le gare del 2025 ho speso 3.290,60 euro. Lo dico sottovoce perché non voglio che la mia ragazza lo senta, altrimenti. Quindi, quale momento migliore per non cercare qualche sponsor? Se c'è qualche sponsor, c'è qualcuno che vuole sponsorizzarmi per la stagione 2026, io sono libero a tutto, liberissimo. Sono disposto anche a tatuarmi Metzeler qua, Alpina qua, cioè sono disposto veramente a tutto per essere sponsorizzato. Se qualcuno, a parte gli scherzi, volesse sponsorizzarmi, qui sotto in descrizione lascio la mia email che mi può contattare. Comunque, a parte gli scherzi, spero che questo video vi sia stato utile per capire, per farvi un'idea delle spese che una persona deve sostenere durante una stagione come la mia con il motard. E la mia è proprio una stagione base, ma molto molto base, perché da lì si può partire e spendere molto di più. Se state pensando di iniziare, usate questi dati come base per il vostro portafoglio e non dimenticate di considerare sempre un margine per gli imprevisti in pista, ovvero rotture moto, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like, un commento. Spero che questo video vi sia piaciuto, condividilo con qualsiasi amico e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e grazie.